Se su una racchetta ci trovo scritto Fury, mi immagino che sia incazzatissima. In realtà lei non è troppo incazzata, ma si riesce a gestire molto più di quel che si crede. Ciao ragazzi e bentornati qui sul canale e siamo con lei, M27 Fury. Lei è il top di gamma insieme appunto a Race e a Control, diciamo Control X è un pochettino più facile ma è sempre una full carbon nell'ambito di Royal Paddle. Rappresenta la M27 del futuro, o meglio del presente e del futuro, perché sapete che è disponibile in catalogo sempre la versione LTD che va a riprendere in tutto e per tutto la versione 2022, il modello classico M27 Poly. Tantissimi sono affezionati alla Poly e non la vogliono abbandonare, per cui Royal Paddle continua a proporre anche la linea classica, ecco, della sua M27 all'interno della gamma. Tuttavia noi ci concentriamo sul futuro, anzi sul presente e sul futuro come detto prima, e parliamo della Fury. Vi ricordo che già sul canale è presente la recensione della Race, la racchetta che io adopero, magari il motivo per cui l'ho scelta può essere utile anche a voi. E partiamo col dire che Royal Paddle racchette estreme non ne fa, e questo è uno dei motivi della mia scelta. E il secondo punto è che è un brand che ha sempre un occhio di riguardo per quanto riguarda il gomito, per quanto riguarda il comfort di gioco, la protezione. Quindi anche se lei ha scritto su Fury, come ho detto nell'intro, non è una racchetta durissima. Tuttavia vediamo qual è la sua scheda tecnica e parliamo ovviamente di una pala tonda, più tonda di questo diciamo non si può perché è veramente tondissima, e abbandona la foratura centrale che ha caratterizzato l'M27 per tantissimo tempo, quindi una foratura tradizionale su un carbonio 3K sia per quanto riguarda il fusto sia per quanto riguarda le facce. All'interno il nucleo è un EVA Hard, ma in realtà vedremo tra poco che non è proprio una racchetta hard, mentre vi ricordo che tutta la gamma M27 è totalmente nuova. Infatti scompare il bozzo che c'era, ve lo faccio vedere, ve l'avvicino, il bozzo che c'era qui diventa un po' più smilza ancora, c'è un piccolo rilievo a richiamare la fine del manico. Tanti vogliono sentire la fine del manico, altri preferiscono il manico più lungo, lei è di quelle che ha il manico più corto, manico piccolino, siamo intorno ai 10 cm, con un disegno tutto nuovo. Infatti come potete vedere lo svaso è molto importante. Qui voglio fare un appunto: non mi piace particolarmente il grip di questa racchetta come esce dalla fabbrica. Infatti anche sulla M27 Race, la mia, faccio una modifica, sciolgo il grip e lo rimonto il più tirato possibile sulla parte diciamo del fondello, perché questo fondello, che ricorda tantissimo quello delle Babolat 2022, ha praticamente la stessa forma in sostanza, e diciamo che su c'è avvolto il grip una volta e mezzo e a me non piace diciamo questo sbuffo che fa, mi dà fastidio, lo trovo un po' grosso per la mano, mi sento il polso sempre bloccato, per cui personalmente quando gioco con la mia Race monto il grip in maniera differente, lo tolgo e lo rimetto il più tirato possibile nella parte bassa per renderlo un pochettino più smilzo. Ecco, in realtà lo svaso c'è, la bombatura già c'è, quindi non serviva secondo me ingrandirla, e io la trovo un poco fastidiosa. Questo va detto per dovere di cronaca e perché sapete insomma che io sono sempre onesto nelle cose che dico. E pur usando Royal, le mani nelle tasche non ve le verrò mai a mettere, e penso che diciamo con i numeri che ha raggiunto questo canale forse mi state dando ragione anche voi. Torniamo al disegno, perché chiaramente Royal ha voluto in pratica rivoluzionare la sua racchetta lasciandole la stessa forma in sostanza, perché come vedete c'è il pilastro centrale, il traversino centrale qui al cuore, e in sostanza guardandola così nella linea frontale sembrerebbe sempre lei, ma in realtà è più tondeggiante, è più smilza, è meno grossa in assoluto e soprattutto è meno massiva. Detto ciò, rispetto allo scorso anno, a parte la modifica al manico, vi ricordo che è cambiato anche il nuovo laccetto, quindi che riporta la scritta Fury, Control X, Control Race a seconda dei modelli, ma non c'è il protettore sulla testa. Queste sono racchette che attualmente hanno ridotto il range di peso, siamo tra i 360 e i 375 grammi, molto più spesso tra i 360 e i 370, con bilanciamenti che non superano i 26 cm, siamo tra i 25,5 e i 26, ma Royal ha lasciato spazio per quanto riguarda l'applicazione di un protettore. Andiamo avanti e portiamole in campo, però ovviamente vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche, lasciare un grande like a questi video, seguirmi su Instagram, seguirmi su TikTok e chiaramente insieme a me anche la pagina di Padel Guru, che è il mio partner che mi concede tutti questi test, per cui più mi fate crescere io più vi porterò roba sul canale. Tutto questo è molto importante perché mi aiuterete a fare sempre di
di più. E siccome ho in mente tante cose, non solo recensioni, lezioni di padel, travel, padel, vlogger, insomma cose del genere, seguitemi sempre, supportatemi sempre con i vostri like, sia qui, sia su Instagram, sia su TikTok. Ragazzi, è importantissimo, quindi prendetemi un secondo, cliccate sul pulsante like e andiamo avanti. Allora, vediamo. Partiamo col dire che è una racchetta indubbiamente più maneggevole rispetto al modello 2022, rispetto al quale è meno massivo. Questo termine significa che è meno pesante, meno inerte, quindi è una racchetta indubbiamente più maneggevole, più veloce da muovere in aria. In assoluto è una racchetta velocissima? No, non è un Air di Babolat, ragazzi, è comunque una racchetta che la sua massa ce l'ha, quindi è una racchetta solida, ma con una maggiore giustezza, ecco, di proporzioni in termini di peso. Non è ad esempio pesante in mano come una Meteora Warrior, è un po' più lontana dal concetto Starvy, che comunque si sentono un po' a parità di peso, e Starvy a parità di peso suo sono più pesanti in mano. Lei ha, a parte un bilanciamento leggermente più basso, perché siamo tra 25,5 e 26 come detto, ma è una racchetta abbastanza maneggevole per essere tra le racchette solide. L'aiuta la forma tonda, chiaramente forma tonda che le dà una generosità di impatto notevole, e l'aiuta il fatto che quest'Eva all'interno, questa Black Eva, che in realtà dovrebbe essere una Eva hard, non è un'Eva particolarmente rigida. Qui entriamo in un discorso che va chiarito da subito. Dice, ma come? È una Eva hard e non è rigida? Sì, perché quello che conta, ragazzi, non è solo quello che c'è dentro, è anche quello che c'è fuori, perché diciamo che i piatti rispetto allo scorso anno sono un attimo più gentili. Chi ha giocato con la M27 2022 o comunque con la M27 Poly sa che il suo feeling derivava in sostanza dalla durezza di carbonio. Tra l'altro nel 2022 aveva un doppio rinforzo di carbonio, era bella massiccia, ecco, soprattutto nel lato del cuore, e abbinava, diciamo, un nucleo più blando. Oggi invece è un po' il contrario, cioè l'esterno è un filo più elastico, perché questo è un 3K che sì, è vero, in Royal Padel dovrebbe essere il più rigido ed è lo stesso della Race, lo stesso diciamo della mia racchetta, rispetto alla quale diciamo in termini di feeling differiscono un poco. Io preferisco la Race per i motivi che vi sto per andare a dire, e cioè che lei in sostanza fa lavorare molto di più il nucleo per questa sua composizione della faccia leggermente diversa. Quindi abbiamo una faccia leggermente più elastica, nonostante sia la più dura diciamo tra le M27, e un cuore più reattivo. Cosa accade con queste specifiche? Accade che in sostanza sul braccio lei non è una dura, non è per niente una dura sul braccio, la posso definire una media, sì, forse qualcosina in più di media ma non di più, non è sicuramente una hard. Dov'è che invece si comporta come una hard? Nel modo in cui lascia partire la palla, perché quando vai ad impattare è vero che hai una sensazione non dura, ma comunque vedi che la palla cammina e parte praticamente subito. Non subito quanto chiaramente alcune soluzioni più rigide davvero, più dure sia dentro che fuori, però lei ha questa sua forza, questa sua spinta che ti accorgi da subito che la palla più o meno cammina. Non capisci quanto, perché secondo me, ed è il motivo per cui preferisco la Race, con la Race ad esempio si capisce di più quanto la palla sta camminando. Con lei invece fatichi un attimo ad entrare nel ritmo che lei desidera. Non è una racchetta semplicissima da adoperare e per capirla ci vuole qualche ora. È stata la recensione con la quale ho faticato di più in Royal Padel quest'anno, perché in generale ho trovato sempre la Race molto più calzante. L'ho trovata più immediata, più intellegibile nelle reazioni, perché ha la stessa faccia ma un cuore leggermente meno rigido, quindi diciamo lì la sensazione di spinta corrisponde a quello che senti nella Race, è il motivo per cui la preferisco. Lei spinge forse qualcosina in più, però devo dire che dal punto di vista anche dei colpi dal fondo riesce a darti comunque una maggiore potenza generale. È una racchetta che comunque la palla la fa partire molto bene, e dal fondo ti rendi conto che è anche discretamente tollerante per essere una hard tra mille virgolette. E da questo discorso sembra, vabbè, ma allora sta Fury è una chiavica. No, affatto. Questa Fury è una racchetta che secondo me va molto bene per chi è per esempio un giocatore di destra più aggressivo, più un calcolatore che non un giocatore diciamo di rabbia, un giocatore di potenza assoluto. È una racchetta che bisogna capire, che bisogna sfruttare nella sua potenza che ti dà, perché la sua potenza ce l'ha, ha una bella potenza anzi, ed è una potenza diciamo da gestire però di braccio, perché ripeto, qualche volta la palla ti scappa via perché non è una racchetta immediatamente intelligente
facilmente illeggibile, bisogna farci delle ore per capire come va questa racchetta. Quello che mi è piaciuto è che comunque la potenza ce l'ha ed ha una tolleranza indubbiamente alta per essere una cosiddetta dura o comunque una racchetta aggressiva, perché comunque è una racchetta aggressiva. Secondo me va più verso il giocatore di destra che non il giocatore di sinistra, o un giocatore di sinistra che ha bisogno di un aiuto in potenza, quindi non uno che mette tanta potenza lui, ma uno che magari gioca più sui 3/4 di potenza e vuole che la pala esploda un po' per lui. E dal fondo comunque in generale ci si gioca molto bene, ci vogliono un po' di ore per prenderci un po' le misure e capire esattamente quanto spinga e come controllarla, ma poi diventa una buona alleata per un gioco sia di destra che di sinistra, ripeto, non a tutto braccio, ma a 3/4 di braccio. Ecco perché preferisco la Race. La Race mi permette di mettere più braccio e sento che è più fedele nel modo in cui restituisce i colpi, un po' meno generosa rispetto a lei in termini di potenza, ma un po' più connessa alla palla secondo me. E vi ho fatto anche un paragone, ragazzi, che me l'avreste chiesto sicuramente nei commenti. Va bene, abbiamo detto che non è una rigida, però quando la porti sulla rete, gli attributi ce li ha, perché è lì che fa la tonda un poco più rigida, e lì noti che quel pizzico di potenza in più rispetto alla control è indubbiamente più utile dal punto di vista di un attaccante, dal punto di vista di chi comunque vuole mettere un po' più di braccio, perché comunque il nucleo reagisce più velocemente. La faccia rispetto alla control è un filo più dura, ripeto, non è una cosa esorbitante dal punto di vista delle differenze, è proprio quello che rimprovero Royal di non aver creato una grossa differenza tra la control e la Fury, avrei osato di più, ma quello che dà praticamente rispetto alla control è che comunque spinge indubbiamente più forte, quindi sulle volée è più solida, la palla esce comunque prima, esce più energica a parità di braccio sui colpi al volo, e chiaramente sulla mia Vibora sì, esce di più la palla, perché devo dire che lei è maneggevole, ha un punto dolce piuttosto grande e sulla rete è molto comoda, ma soprattutto è comoda per essere aggressivo, perché comunque vuoi o non vuoi, quando magari ti tiri un attimo il braccio indietro interviene questo nucleo a tirare un po' più per te, e quindi è generosa. La trovo in generale generosa sulla rete e va a combinare un buon gioco dal fondo, non esageratamente quindi violento e nemmeno a rete, ma che in generale ti fa capire che è una pala comunque più spinta di quello che ti fa percepire. Molto bella la Vibora, come detto, anche le volée diciamo che girano veramente molto bene, mi piace sui colpi a 3/4 di potenza, è lì che trovo che faccia un ottimo lavoro, quando non devi strizzare il braccio, lei mette il suo, ha comunque una finitura, un 5D spin che non è malaccio, non è sicuramente una finitura molto forte, è un rilievo comunque abbastanza accentuato, ma è su una superficie lucida. Quello che lavora molto bene secondo me qui è la vernice, che a poco, passandoci anche le dita sopra, si sente che comunque un po' di attrito lo fa, quindi a prima occhiata uno dice oddio, magari è una racchetta liscia, e invece no, è una racchetta che comunque il suo spin lo riesce a mettere. E infine gli smash, vediamo come va sullo smash questa signorina. Bene, devo dire lo smash piatto, non male, mi piace sullo smash piatto perché comunque è una bella fucilata, anche lì non una racchetta da tirare a tutta, ma una racchetta che ti lascia quel margine per controllare la palla e che comunque il suo lo fa, quindi è generosa anche ai regimi medio alti, ed è il motivo per cui diciamo si fa apprezzare, perché quando inizi a giocarci magari la pesti, perché non è una morbida, quindi la percepisci che non è una morbida e allora vorresti pestarla, ma alla fine ti rendi conto che è il meglio, te lo dà proprio quando le dai qualcosa e lei fa tutto il resto, come anche sul Portress, sullo smashing kick, dove fa un buon lavoro di potenza, anzi è lì che mi ha fatto tribolare di più, perché all'inizio le davo e vedevo che la palla invece scendeva un pochettino. Come ho tirato un po' i remi in barca, devo dire che lei ha fatto un lavoro piuttosto generoso dal punto di vista del Portress, e questo aspetto mi piace, perché se un tempo preferivo ad esempio le racchette tutte da strizzare, oggi con 1000 dolori addosso, tante recensioni da fare, la vecchiaia che incombe, tanti sport, il tennis, il padel, la palestra, gli allenamenti, la famiglia e la vita in generale, oggi una racchetta così me la concederei, ed è il motivo insomma per quale poi ho scelto la Race, in sostanza, che è sua strettissima parente, ma la preferisco perché ha un pizzico in più di controllo e mi permette di mettere più braccio, anche perché lei rispetto alla Race ha un punto dolce più grande, ma la Race ha un punto dolce più alto e la trovo meglio connessa per il mio gioco, magari lo stesso anche per voi. Se sei un giocatore di sinistra negato come me, probabilmente la Race può fare qualcosa in più. Se sei più un giocatore polivalente, aggressivo, lei può darti qualcosa in più. Allora, perché comprarla e perché no? La comprerei perché è una racchetta abbastanza reattiva, non dura sul braccio, e questo è un grosso vantaggio, è un grosso pregio, anzi un grosso pregio da parte di una racchetta che comunque ha un occhio alla protezione.
configurazione. La comprerei se cercassi una racchetta potente ma non da strizzare a tutta, e la comprerei se cercassi una racchetta customizzabile, perché lei esce senza il protettore, con un bilanciamento sotto i 26 cm, tra i 25,5 e i 26, ma col protettore in testa si fa più 1 centimetro, e io l'ho provata in quella configurazione e diciamo che cambia un pochettino il carattere, però ve la devo portare così com'è e io così ve la racconto. Non la comprerei se cercassi una racchetta sensibilissima, perché trovo che qualcosina rispetto al 2022 e comunque rispetto alla versione LTD, quindi alla Poly, devo dire che qualcosina in termini di feeling l'ha perso. La Poly è un po' più dura di scorza e io preferisco quel feeling lì, però lei ha un punto dolce più grande ed è sicuramente un filo più confortevole. Non la comprerei se cercassi un manico lungo, perché qui ragazzi il manico è corto, se siete amanti di un manico molto diverso, no, non fa per voi. Devo dire che a me non è dispiaciuto, comunque Royal ce l'ho in mano da tanti anni e a me questa fine diciamo del grip non dispiace, come non mi dispiace anche diciamo il manico lungo, mi adatto, ma per chi ha la preferenza nell'avere il manico diciamo più lungo non è assolutamente lei la prescelta, perché il manico qui è veramente corto. E non la comprerei perché chiaramente io gioco con la Race e come detto la Race secondo me è meglio connessa alla palla. Tuttavia lei M27 R Fury, gran racchetta secondo me, vi ho presentato pregi e difetti, da vero uomo Royal Padel, non vi devo vendere nulla, non vi metto mai le mani in tasca come vedete, avrei potuto fare una recensione, è la migliore racchetta del mondo, ma ve lo sognate, queste cose io non le farò mai e per questo continuatemi a seguire qui sul canale e riponete la vostra fiducia in me perché non vi tradirò mai. Lei la trovate presso il mio partner padelguru.it, dove avete il mio sconto del 5% aggiuntivo con il 10% già applicato su tutti i prodotti, quindi in totale è un 15% di sconto in sostanza, con codice Fabio Padel, tutto maiuscolo direttamente nel carrello. E ovviamente iscritti al canale, campanella attivata, like a questo video e a tutti i miei contenuti quando li vedete, perché se no lisciate il portress, voi che non vi iscrivete e che non lasciate i vostri like, e seguitemi su Instagram e su TikTok, ma su TikTok però fa un po' il minchione, un po' più giovane, vediamo un pochettino che tipo di contenuti vi tirerò fuori su TikTok. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.